No Jones, no Stones. È proprio con questa frase che ancora oggi molti fan della band inglese rendono omaggio al compianto musicista, riconoscendo l'importanza del suo contributo alla storia dei Rolling Stones. Trovato senza vita nella piscina della sua residenza, la casa di campagna chiamata Cochford Farm, la stessa dove trascorse i suoi ultimi giorni anche Alan Alexander Milne, l'autore di Winnie the Pooh. Il 3 luglio 1969, e in circostanze ancora non molto chiare, Brian Jones inaugurò tragicamente quello che dopo la morte di Kurt Cobain nel 1994 divenne noto come il Club 27. Cresciuto in una famiglia di musicisti a Cheltenham, sia il padre che la madre erano abili pianisti. Fin da giovane, Jones dimostrò un talento straordinario, superando rapidamente le conoscenze musicali della madre. La sua curiosità lo portò ad esplorare una vasta gamma di strumenti, tra cui il clarinetto e il sassofono, prima di scoprire la sua passione per la chitarra all'età di 17 anni. Nonostante la loro passione per la musica e l'influenza avuta sul giovane Brian, i genitori, specialmente il padre Lewis, anche ingegnere aeronautico, non approvarono mai la decisione del figlio di dedicare la propria vita principalmente alla musica. Scenario comune anche in molte altre famiglie di future leggende del rock durante quel periodo. A soli 19 anni, Jones tra l'altro era già diventato padre di 3 bambini, avuti da 3 donne diverse, un fatto che inevitabilmente accentuò ulteriormente le tensioni familiari. Alcuni sostengono che la discussione finale culminò con il suo allontanamento da casa, e che nonostante il successo ottenuto in seguito con i Rolling Stones, nessuno dei 2 genitori andò mai a vedere un concerto del figlio. Trasferitosi definitivamente a Londra, Jones iniziò a frequentare altri musicisti, tra cui Alexis Corner, il futuro cantante dei Manfred Mann, lo stesso non a caso, che una sera convinse un giovanissimo Mick Jagger a esibirsi per la prima volta sul palco e a cantare con lui nel piccolo locale di West London, l'Ealing Jazz Club, di proprietà di un iraniano di nome Ferry Asghari. La figura di Corner, come ricordato anche da Charlie Watts, rappresentava un autentico punto di riferimento per i giovani, in particolare per i musicisti di blues e jazz meno conosciuti, e fu proprio grazie a lui che il batterista inglese ebbe la prima occasione di incontrare e suonare dal vivo con Jones, il 24 marzo del 1962 presso l'Ealing Jazz Club. Stesso locale dove appena pochi giorni dopo, precisamente il 7 aprile, Mick Jagger e Keith Richards incontrarono per la prima volta Brian Jones e lo stesso Charlie Watts. Riferendosi a quel primo incontro, Richards raccontò di essere rimasto stupefatto nel vedere Jones utilizzare la slide guitar. Infatti, dopo l'esecuzione di Dust My Broom, i 2 amici si avvicinarono al giovane di Cheltenham e, tra una chiacchiera e l'altra su Chuck Berry, Muddy Waters, Fred McDowell ed altri musicisti, i 3 ragazzi si trovarono subito in sintonia. Poco dopo, tra giugno e luglio dello stesso anno, insieme a Ian Stewart e Dick Taylor, e il futuro batterista dei Kings, Mick Avory, iniziarono a suonare nei pub Bricklayers Arms e Weatherby Arms a Londra. Il 12 luglio dello stesso anno, invece, si tenne il primo e vero concerto ufficiale sotto il nome di Rolling Stones. Dopo continue insistenze da parte di Jones e Jagger rivolte al proprietario del locale, Harold Pendleton, affinché potessero esibirsi, il Marquee Jazz Club di Londra offrì all'ultimo momento ai 6 ragazzi la possibilità di sostituire i Blues Incorporated, la band di Alexis Corner. E come ricorda Richards, fu Brian ad avere l'idea del nome. Avevamo ottenuto il primo ingaggio, così gli dicemmo di chiamare Jazz News e pubblicare un annuncio. Quindi Brian compose il numero e loro gli chiesero: «Chi siete? Come si chiama il vostro gruppo?» Non avevamo ancora un nome e tanto meno soldi per rimanere al telefono a lungo. Davanti a noi c'era un disco di Muddy Waters rovesciato, The Best of Muddy Waters, e la prima canzone era Rolling Stone Blues. Brian aveva un'espressione di panico e non sapeva cosa rispondere. Poi, guardando il disco, esclamò: «Siamo i Rolling Stones». Ecco perché ci chiamiamo i Rolling Stones e il nostro primo concerto fu proprio lì, al Marquee di Londra. Senza un manager, giovanissimi e ancora alle prime armi, fu Jones il primo a dedicarsi completamente alla promozione della band. Si occupava di contattare i locali blues e jazz della città, pubblicava annunci e negoziava i prezzi per le serate, trattenendo per sé un extra di 5 sterline per ogni data ottenuta. Sul palco poi, come ricordò anche Alexis Corner, si trasformava in un animale, un intrattenitore polistrumentista capace di catturare tutta l'attenzione del pubblico. Di lì a breve si unirono al gruppo Bill Wyman al basso e Charlie Watts alla batteria. Inoltre si aggiunse anche il giovane manager Andrew Loog Oldham, che, individuato il potenziale della band, decise di plasmarli come gli anti-Beatles, promuovendo un'immagine brutta, sporca e cattiva,
in netto contrasto con l'aura da bravi ragazzi dei 4 di Liverpool. Firmato un contratto con l'etichetta discografica Decca, la stessa che nel 1962 rifiutò i Beatles durante un provino, e riassegnato Stewart come session man e road manager da Oldham, poiché non si adattava all'immagine che il manager voleva dare alla band. Il 7 giugno 1963, i Rolling Stones pubblicarono il loro primo singolo, Come On, una cover di Chuck Berry, in cui accelerarono notevolmente il tempo, mettendo maggiore enfasi sugli accordi fuori tempo di chitarra di Richards e sull'armonica di Jones. La canzone raggiunse la posizione numero 21 nella classifica dei singoli del Regno Unito. Nel secondo singolo pubblicato vi fu un vero e proprio omaggio da parte di John Lennon e Paul McCartney, i quali si recarono alle prove dei Rolling Stones per regalare loro la canzone I Wanna Be Your Man. Brian Jones passò nuovamente dall'armonica alla chitarra, eseguendo la canzone utilizzando la slide guitar, una tecnica che, come confermato anche da altri musicisti, fu tra i primi ad adottare nel Regno Unito. La sua insaziabile curiosità e sete di conoscenza nel scoprire e imparare a suonare nuovi strumenti lo condusse a contribuire in modo significativo al sound innovativo dei Rolling Stones. Ne è testimonianza la canzone Under My Thumb, dove suonò il riff principale con la marimba, creando un'armonia unica e suggestiva. Lo stesso che fece anche nell'intramontabile Out of Time, o nella iconica Paint It Black, dove ebbe la geniale ispirazione di introdurre il sitar, probabilmente influenzato dal suo amico George Harrison, che aveva già sperimentato con successo questo strumento con i Beatles nel brano Norwegian Wood. E poi ancora lo slide, evidente in brani storici come Little Red Rooster, I'm a King Bee, Can't Be Satisfied, e nella toccante No Expectations. Il flauto, che ricopre un ruolo fondamentale nell'intramontabile canzone Ruby Tuesday, dove Jones si distinse anche al pianoforte. Oltre all'armonica, uno dei suoi strumenti preferiti che utilizzò in una dozzina di pezzi, tra cui Not Fade Away, Going Home e Now I've Got a Witness. Senza dimenticare il dulcimer apalachiano in Lady Jane e il mellotron di 2000 Light Years From Home. L'autoharp in You Got the Silver, le percussioni in Midnight Rambler, il tambura in Street Fighting Man. Questi sono solo alcuni esempi della vasta gamma di strumenti suonati da Brian Jones, a dimostrazione della sua eccezionale versatilità e propensione per la sperimentazione nel corso dei suoi brevissimi anni di carriera. In totale, si stima che abbia suonato oltre 40 strumenti diversi. Un piccolo segreto, forse ancora sconosciuto a qualcuno, è che Jones è stato il primo membro dei Rolling Stones ad essere invitato dai Beatles a partecipare alle loro sessioni presso gli storici studi di Abbey Road. Qui ha registrato le backing vocals nella celeberrima Yellow Submarine e il sassofono nell'outro di You Know My Name, Look Up the Number, insieme ai Fab Four. Mi piaceva molto Brian, ricorda McCartney. Quando lo invitammo alla sessione dei Beatles, pensavamo che avrebbe portato la sua chitarra a 12 corde. Invece, sorprese tutti presentandosi con un sassofono. Con Jimi Hendrix, invece, suo grande amico, nel 1968 Brian Jones registrò l'intro della storica cover di Bob Dylan, All Along the Watchtower, utilizzando il Vibraslap. Questo avvenne un anno dopo il Monterey Pop Festival, dove lo stesso Jones partecipò come spettatore insieme a Nico dei Velvet Underground, e salì poi sul palco proprio per presentare la band di Hendrix. Il successo, la fama e il suo carattere a volte troppo triste, emotivo, inquieto e instabile, insieme al progressivo trasferimento della leadership nella band da parte del manager Oldham a Jagger e Richards, i due principali compositori, portarono Jones, come raccontò la sua ragazza di allora, Linda Lawrence, a perdere gradualmente autostima in se stesso. Quella condizione lo portò a un uso ancor più eccessivo di droghe e alcol, aggravando inevitabilmente la sua salute, il suo stato d'animo e i rapporti con il resto della band. Come scrisse anche Bill Wyman nel suo libro Stone Alone, c'erano due Brian, uno introverso, timido, sensibile, profondo, l'altro era un pavone agghindato, gregario, artistico, sempre con il disperato bisogno di sicurezze dai suoi colleghi. Spingeva ogni sua amicizia al limite e oltre. Un evento tragico che segnò profondamente la vita di Jones fu la morte nel 1966 del suo migliore amico Tara Brown in un incidente stradale, una disgrazia che lo gettò in una depressione senza via d'uscita. Brown, tra l'altro, fu il ragazzo a cui i Beatles dedicarono la canzone A Day in the Life. Nel 1967, invece, si verificò un episodio che devastò completamente i rapporti tra Jones e Richards. Jones e la sua compagna dell'epoca, l'italo-tedesca modella e attrice Anita Pallenberg,
stavano già ospitando Richards nel loro appartamento a Londra da alcuni mesi, quando decisero di invitarlo a unirsi a loro per un viaggio in Marocco. Il piano originale prevedeva che i tre venissero guidati attraverso la Francia e la Spagna per poi incontrare Jagger in Marocco, ma durante il viaggio Jones ebbe un'infezione respiratoria. Già sofferente di asma, venne ricoverato d'urgenza in un ospedale di Tolosa, in Francia. Nonostante ciò, Pallenberg e Richards proseguirono, e con Jones temporaneamente fuori dalla scena, i due iniziarono una vera e propria relazione intima. Il fatto di essere costretto a festeggiare il suo 25° compleanno da solo e ammalato in un ospedale francese, e con il presentimento che tra la sua ragazza e il compagno di band ci fosse un flirt, aggiunse un ulteriore strato di angoscia, isolamento e rabbia alla già difficile situazione di Jones. Una volta uscito dall'ospedale e finalmente arrivato in Marocco, dove in realtà aveva pianificato di andare principalmente per ascoltare e registrare le musiche dei maestri musicisti di Giagiuca, Jones ebbe un crollo emotivo, probabilmente accentuato anche dagli effetti dell'LSD. Nella sua camera d'albergo, affrontò Pallenberg riguardo alla sua infedeltà, urlando che poteva vedere che tra lei e Richards stava succedendo qualcosa. Stanca dei repentini sbalzi d'umore di Jones, Pallenberg ammise la sua relazione con Richards e, accecato dal dolore e dalla rabbia, la picchiò con più violenza di quanto avesse mai fatto in passato. Il giorno seguente, senza dir nulla a Jones, Richards insieme a Pallenberg, Jagger e la compagna Marianne Faithfull decisero di partire e tornare a Londra senza di lui. Dopo numerosi tentativi falliti di ottenere spiegazioni sulla scomparsa dei suoi compagni, Jones si rese conto della situazione e realizzò che non solo era stato abbandonato dai suoi amici, ma che uno di loro gli aveva anche portato via la ragazza. Una volta tornato a Londra, si ritrovò in una situazione emotivamente ancora più instabile. Sembrerebbe che proprio in quei giorni gli altri membri dei Rolling Stones, stanchi di lui, proposero di licenziarlo e che fu lo stesso Mick Jagger ad opporsi. Il cantante sentiva che la loro popolarità avrebbe potuto subire un enorme danno se Jones, ancora il preferito delle ragazze adolescenti, fosse stato assente nel loro prossimo e imminente tour europeo. Ma Jones, tuttavia, a quel tour non voleva partecipare. Era stanco anche lui dei suoi compagni e affermava di aver perso la capacità di suonare la chitarra a causa del danno psicologico che aveva subito. Convinto alla fine a partire con loro, il 25 marzo 1967, sul palco dell'Idrottens Hus di Helsingborg in Svezia, gli Stones inaugurarono il loro tour europeo, quello che successivamente sarebbe diventato l'ultimo nella storia, con Brian Jones. Nonostante la quasi totale indifferenza nei suoi confronti da parte della maggior parte della band durante il tour e il suo crescente abuso di alcol, una volta tornati in studio per registrare Their Satanic Majesty's Request, Jones riuscì comunque a dare un significativo contributo creativo al disco, suonando una vasta gamma di strumenti come mellotron, dulcimer, chitarra, arpa, sassofono, organo e altri ancora. Durante le registrazioni del successivo Beggar's Banquet, Jimmy Miller, il produttore discografico che lavorò all'album con gli Stones, dichiarò: «Brian probabilmente è stato quello con cui ho fatto più sforzi per andare d'accordo. Quando iniziarono le sessioni, venne da me e disse che non pensava di poter contribuire molto. A quel punto chiesi a Mick qual fosse la situazione e Mick mi disse: guarda, non puoi forzarlo, ma vedrai che andrà tutto bene. E aveva ragione. Quando iniziammo a lavorare, si appassionò sul serio e iniziò ad emozionarsi tanto da venirmi a chiedere scusa per aver avuto dei dubbi all'inizio. Brian era molto insicuro. Doveva avere sempre gente intorno a lui e aveva molte insicurezze. Ma quando faceva qualcosa che lo interessava davvero, diventava quasi un personaggio diverso. Ma nel suo ultimo album con la band, Let It Bleed, le cose cambiarono drasticamente e la sua partecipazione alle sessioni divenne sempre più sporadica e poco produttiva. Come dichiarato più volte da Richards e Jagger, la speranza spesso e volentieri, e specialmente in quel periodo, era che non si presentasse affatto in studio. Conferma che ormai ogni tipo di rapporto, sia personale che professionale, era giunto ai minimi termini. Ray Cooder, che partecipò alle prove della band, ricorda un Jones quasi completamente assente, talvolta intento a piangere da solo, altre volte a dormire in un angolo della stanza. In Let It Bleed, Brian Jones almeno ufficialmente contribuì e suonò solo in 2 brani, le conga in Midnight Rambler e Ironia del destino, l'autoarpa in You Got the Silver, canzone che Richards cantò e dedicò proprio ad Anita Pallenberg. In vista di un imminente tour negli Stati Uniti, che poi si concluse nel dicembre 1969 con il tragico concerto di Altamont, e considerando l'impossibilità di Jones di ottenere un visto a causa dei suoi problemi legali legati alla droga, unito al deterioramento dei rapporti con gli altri membri della band,
come ricorda Bill Wyman nel suo libro autobiografico, l'8 giugno dello stesso anno, Jagger, Richards e Watts si recarono presso la Cochford Farm, la residenza di Jones, per comunicargli la decisione definitiva di escluderlo dai Rolling Stones. Jones accettò la decisione dei suoi compagni, probabilmente perché anche lui oramai esausto, sia psicologicamente che fisicamente, di sopportare una situazione diventata oramai insostenibile, e decise, insieme a loro, il modo migliore per annunciare pubblicamente la loro separazione. Non sono più d'accordo con gli altri riguardo ai dischi che stiamo registrando. Non comunichiamo più musicalmente. La musica degli Stones non è più di mio gradimento. Il lavoro di Mick e Keith ha preso una direzione diversa, almeno secondo il mio punto di vista. Ho il desiderio di suonare la mia musica anziché quella degli altri, nonostante apprezzi molto i loro concetti musicali. Abbiamo avuto un incontro amichevole e concordato che una separazione amichevole, temporanea o permanente fosse l'unica risposta. L'unica soluzione era prendere strade diverse, ma rimarremo comunque amici. Amo quei ragazzi. Quel giorno però, oltre a segnare la fine di un cammino iniziato nel piccolo locale dell'Ealing Jazz Club e che li aveva portati poi alla fama mondiale, rappresentò tragicamente anche il loro ultimo incontro. Il 3 luglio 1969, infatti, a poco più di un mese dalla separazione dai Rolling Stones, Brian Jones, il talentuoso e giovane musicista inglese, venne trovato senza vita nella sua piscina privata di Cochford Farm. La tragica e improvvisa morte, avvenuta durante un periodo in cui, tra l'altro, come testimoniarono la sua ragazza di allora Anna Vollin e il suo grande amico Alexis Corner, Jones sembrava essere in netta ripresa psicologica, suscitò un'ondata di dolore e incredulità in tutto il mondo della musica. Jim Morrison dei Doors e Pete Townshend degli Who gli dedicarono 2 poesie, mentre Jimi Hendrix suonò una canzone in sua memoria durante un programma televisivo americano. Tuttavia, molti altri artisti, tra cui i Beatles, Mitch Mitchell, Bob Dylan, Nico dei Velvet Underground e Jimmy Page, che aveva collaborato con lui nelle registrazioni della colonna sonora di A Degree of Murder, espressero il loro pensiero per l'amico scomparso. Charlie Watts, che fu il primo degli Stones a conoscerlo nel piccolo locale Ealing Jazz Club, dichiarò: «Diventò molto più gentile poco prima di morire. Mi sentivo ancora più triste per lui, a causa di quello che gli abbiamo fatto. Gli abbiamo tolto quello per cui viveva, far parte di un gruppo». I medici riportarono nel loro rapporto che la morte di Jones avvenne per incidente e che il suo organismo era stato gravemente compromesso dai continui abusi di droghe. Brian soffriva di asma e si ipotizzò che un attacco potesse averlo colto mentre era immerso nell'acqua, causandone l'annegamento. Pertanto, non furono condotte indagini particolarmente approfondite. Ma una volta archiviato il caso, nelle successive ricostruzioni, testimonianze e dichiarazioni, emersero ulteriori dettagli, tra cui il fatto che quella sera Brian Jones in piscina non era da solo. E questo elemento, ancora oggi, alimenta il sospetto di molti fan, che continuano a credere che la sua morte non sia stata un semplice incidente.